guys! Benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate il video faro LED sì o no? Se non l'avete visto vi metto qui sopra in descrizione il link per potervelo andare a vedere. Oggi parliamo di una piccola evoluzione per il mio faro alogeno. Come sapete sono passato da un faro total LED a un alogeno, quindi uno step indietro in teoria, perché volevo mantenere una linea classica sulla mia moto. Però la luce che fa, nonostante io abbia montato qui dentro una lampadina H4 simil xenon, quindi luce bianca, fredda, che mi dà una maggior profondità, comunque oggi non mi soddisfa più. Ma come posso fare per avere una luminosità quasi uguale a questa, mantenendo esteticamente questo faro? La risposta è presto detta: una lampadina a LED. Ho scelto questa lampadina perché fra tutte quelle che erano in commercio su Amazon, perché lì l'ho presa, era quella con il prezzo un pochino più alto, 20 euro circa. Di solito il prezzo sta a significare anche la qualità, non per forza. E poi era quella che aveva la percentuale di commenti positivi più alta in assoluto, intorno al 95%. Quindi direi ottima scelta sulla carta. Poi andiamo a vedere l'atto pratico. Apriamola! Eccola qua. Se riesco a tirarla fuori ve la faccio vedere. Come vedete è una lampadina abbastanza più grande rispetto a una originale. Mi hanno assicurato che entra tranquillamente lì dentro. Ho un po' i miei dubbi. Dobbiamo provare, ragazzi. La cosa importante da sapere è che questa lampadina funziona sia da anabbagliante che da abbagliante, 2 in 1. Davanti è provvista di una ventolina per il raffreddamento, nonostante sia LED si scalda, ma non preoccupatevi, non si surriscalderà al punto da andare a rompersi perché è ventilata, ottima cosa. Ulteriore cosa, tante lampadine che si trovano in commercio sono provviste dietro di una mini centralina. Questa invece ha un attacco identico alla nostra lampadina alogena. Quindi ora non mi resta che andare a smontare il faro e poi andare a montare. Non vi spiego come si smonta un faro, ve lo faccio vedere velocemente, anche perché se lo volete vedere riguardatevi il video faro LED sì o no. Vi rimetto nuovamente qui sopra il link in descrizione. Qui sotto il video vi metto il link per andare a comprare questa lampadina su Amazon. Ragazzi, non dovete per forza comprare questa, io non ci guadagno nulla, quindi comprate questa, un'altra, quello che vi interessa. Ma questo è un esempio delle lampadine che ci possono essere in commercio. Quindi ora smontiamo il faro e vediamo se entra. Maiala quanto è scomoda questa posizione. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ora stacchiamo tutto, ragazzi. Questa dovrebbe entrare qua. Secondo me avrò qualche problemina. Quindi andiamo a togliere la copertura e ora tiriamo fuori la lampadina. Togliamo quello che è il fermino, andiamo a togliere quella che è la lampadina. Come vedete è diversa, non è bianca perché è quella luce, diciamo, blu degli Xenon, quindi la comprate tranquillamente sui 15 euro in qualsiasi centro di ricambi. Questa è la differenza, ecco perché mi sento un pochino perplesso se c'entrerà. La base è uguale, è solo che è molto più lunga. Stiamo a vedere. Già incontriamo il primo ostacolo. Credo di dover... Cazzo! Per montare questa lampadina devo rimuovere questa piccola copertura all'interno del faro. Grazie a Dio è una sola vitina. Tolta la vitina, il pezzo viene fuori. Ecco la mia lampadina LED, c'entra precisissima. Ora però, come cazzo la fermo? Haha, bella domanda. Oh via, porca miseria. Oh, con questo accrocco in questo modo il faro è bloccato. Prima di montarla e vederla in funzione di là, la attacchiamo e se noise non esplode, tutto funziona bene. Nonostante ci sia faro LED, la luce di posizione, diciamo così, va comunque collegata. Le due lettine qui sotto vanno ricollegate e ricordatevi che hanno una posizione ben precisa. Ho paura! Aiuto! Porca puttana, che luce che fa! Che figa! Rimontiamo tutto! Sono emozionato! E ora arriva la parte più divertente. Rimontare con una mano sola è un po' complicato. Chi fa da sé si fa male ai denti. Finisco di avvitarlo dopo con calma. Ora ragazzi andiamo qui fuori e vediamo la differenza. Luce anabbagliante con faro alogeno e luce abbagliante con faro alogeno. Ora passiamo alla lampadina LED anabbagliante. Già potete vedere che qui sotto, qui a destra e a sinistra, abbiamo più luce
ma guardate un po' con gli abbaianti, qui sotto vicino alla ruota aumenta ulteriormente, e questa è la resa identica quasi di un faro total LED da 60 euro, e io ne ho spesi solamente 20, ragazzi. Prima di arrivare a un faro total LED, ragazzi, si può procedere per step. Quindi al nostro faro alogeno possiamo andare a applicare una lampadina simil xenon, questa è di marca Philips, e si trovano anche a meno. Ricordatevi, lampadina H4. Successivamente, se questo non dovesse soddisfarvi, io passerei alla lampadina a LED. Ricordatevi in descrizione il link per eventualmente l'acquisto. Se ancora questo non vi dovesse soddisfare, faro a LED, 60 euro circa. Non è omologato questo, nonostante sia stampigliato sopra omologato, non è omologato. Funziona come un omologato, ma non lo è. Come anche questa lampadina, ragazzi, non è che sia completamente omologata. Io di questo acquisto, di questo piccolo upgrade al mio faro alogeno, sono completamente soddisfatto. Quindi se volete tenerlo in considerazione, avere una spesa abbastanza irrisoria, una ventina d'euro, e volete spendere una mezz'oretta di tempo a divertirvi per poter cambiare la lampadina, ricordatevi di togliere questo. Ragazzi, che dire? Cliccate su iscriviti e sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Da parte mia, Noise Mezza Bionica, ci vediamo al prossimo video.